Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli, sia per quanto riguarda l'allenamento congiunto che c'è stato ieri con la Puteolana, perché a Castelvolturno qualcosa ci si deve pure inventare, tentando di diciamo tenere alto il livello e la condizione in vista della ripresa del campionato, perché ci sono tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Andiamo a vedere cosa hanno fatto e come si sono comportati. Rachmani col Kosovo, Lobotka con la Slovacchia, la Scozia con McTominay e Gilmour, la stessa Italia. Ovviamente fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche se volete, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Un like a questo video se vi piace, fa piacere al sottoscritto, all'algoritmo non ve lo dico proprio, si mette a danzare e diciamo propone anche il contenuto a molte più persone. Detto questo, partiamo dall'allenamento congiunto che c'è stato ieri e poi passiamo ai nazionali. Come riportato da Sky, ieri a Castelvolturno c'è stato un allenamento congiunto con la Puteolana. Tra i tanti giocatori in rete si segnalano Simeone, Gong e Popovic dalla primavera. Conte ha provato sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1 in preparazione della sfida col Milan. In preparazione della sfida col Milan io non l'avrei proprio scritto, perché non credo che si possa preparare una sfida, diciamo, col Milan avendo tutti i titolari impegnati con le nazionali. Quindi diciamo che ti sarai messo a disposizione anche per quanto riguarda il modulo schierato per ciò che avevi a Castelvolturno, per chi è rimasto, ecco, ad allenarsi. Quindi vedremo poi se si tornerà a 4 contro il Milan. È una chiacchiera che rimbalza dappertutto. Per me tutto ciò che può fare il bene del Napoli che venga fatto, anche se si dovesse tornare a 4, perché noi siamo passati a 3, poi siamo tornati a 4, poi torniamo a 3, possiamo tranquillamente tornare a 4. L'importante sono i risultati e la pericolosità che devi avere poi nei confronti della squadra avversaria. Vedremo cosa e come sarà il Napoli dopo questa sosta. Passiamo alla situazione nazionali, perché ci sono vari argomenti che volevo condividere con voi, soprattutto per quanto riguarda il Belgio. Partiamo dalla Slovacchia. La Slovacchia non va oltre lo 0-0 in casa contro la Slovenia. La nazionale allenata da Calzona pareggia a reti bianche l'andata dello spareggio per un posto nella prossima Lega B di Nations League. Ovviamente Stanislav Lobotka 90 minuti in campo, perché Calzona non se ne priva nemmeno se Lobotka andasse in ritiro con mezza gamba. Lo farebbe giocare tranquillamente con le stampelle. Io non ho visto il match, riporto diciamo ciò che sono riuscito a trovare e a leggere. Lobotka ha fatto una partita molto ordinata, la percentuale di passaggi siamo nella norma e diciamo i numeri sono molto simili a ciò che ha sempre fatto Lobo, regista, metronomo della Slovacchia e ovviamente calciatore totale, anche se nelle ultime uscite a Napoli un po' di appannamento c'è stato, ma non è solo Lobo, perché ovviamente lo Schieri non lo togli mai dal campo, situazione simile forse anche per un Politano di turno, ma ci arriviamo poi all'Italia e ai calciatori impegnati con la nazionale azzurra. Rachmani e il Kosovo. Allo stadio di Pristina il Kosovo batte 2-1 l'Islanda nel match valido per l'andata dello spareggio salvezza nel gruppo B della Nations League. Assist per Rachmani, assist di Rachmani per l'1-0 e 90 minuti giocati. Il difensore del Napoli è tra i migliori in campo e ha giocato l'intera gara. Ci sono state delle dichiarazioni appena uscite, le ho lette qualche ora fa. Ho subito pressioni dal Napoli per la partita, dovevo giocare, non dovevo giocare, poi sono rientrate subito, prima di far scoppiare un caso, perché già l'avevano postato dappertutto. Di comune accordo lo staff medico del Napoli e quello del Kosovo, a quanto si legge, hanno dato comunque l'autorizzazione al calciatore per poter giocare tutta la sfida, tanto è vero che ne è uscito pure indenne a livello di affaticamenti e a livello muscolare, e il Kosovo ha portato anche a casa una vittoria per 2-1. Speriamo che si continui così
e che tornino tutti sani e salvi a Napoli. La Scozia passa in Grecia, vittoria di misura per la nazionale allenata da Steve Clarke che nella gara d'andata, valida per lo spareggio di Nations League, conquista un successo importantissimo grazie a Scott McTominay, decisivo il centrocampista del Napoli in campo 90 minuti e autore del gol sul rigore al minuto 32 del primo tempo. Bene anche l'altro azzurro in campo, Billy Gilmour, l'ex Brighton, ha disputato l'intero match. Io non ho fatto altro che andare a guardare i numeri perché la partita non l'ho vista. Ho tenuto sott'occhio l'Italia e siamo comunque con percentuali di passaggi realizzati molto ma molto alte, chilometri percorsi simili a quelli che comunque corrono a Napoli, quindi in forma sono in forma, sul pezzo sono sul pezzo e i due scozzesi quando vestono la maglia della nazionale si caricano ancora molto di più, non è che a Napoli poi diciamo che sfigurano oppure giocano partite sottotono, per amor di Dio, ma quando giocano con la Slovacchia, almeno con la Slovacchia, perdonatemi, con la Scozia, nelle partite che ho visto, e ne ho viste un pochino, ecco, dei due, stanno veramente super super concentrati e si caricano veramente la nazionale sulle spalle, visto che tecnicamente è una squadra che comunque pecca sia per quanto riguarda la situazione difensiva e sia per quanto riguarda la prima punta. Detto questo, il Belgio e poi passiamo all'Italia. A pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco, il Belgio di Rudy Garcia passa in Ucraina col gol di Lukaku. Nella sfida d'andata dei play-out di Nations League sbloccano il punteggio al 40° con Lukaku. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto verso l'area di rigore da Kevin De Bruyne, la palla trova la testa del centravanti del Napoli che colpisce alla perfezione e insacca sulla destra del portiere. Detto questo, il Belgio poi si fa recuperare e si fa, diciamo, distruggere, tra virgolette, a livello di risultato e Lukaku denuncia un problema mentale nel Belgio. Lukaku dice sembra la generazione precedente nel 2010 quando il Belgio non si qualificò al mondiale in Sudafrica, dobbiamo creare di nuovo quella mentalità nel gruppo perché in questo modo non raggiungeremo più quegli obiettivi raggiunti. È difficile, ma dobbiamo provarci. Siamo stati poco chiari l'uno con l'altro sulle possibilità di rimonta domenica in casa. Non bisogna sottovalutare l'Ucraina, ma in un clima favorevole con i nostri tifosi alle spalle dovrebbe essere possibile. Carissimo Lukaku, direi io, se è un problema mentale avete l'allenatore sbagliato perché sulla panchina non siete uno che può risanare le situazioni a livello mentale, anzi può diciamo buttare benzina sul fuoco e eh, andare ancora peggio di come sta andando adesso dal punto di vista diciamo psicologico tra calciatori, se c'è qualche scontento nello spogliatoio. Avete un mister che crea gruppi e gruppetti e li ha sempre creati, anche a Napoli, come arrivò, ricordiamo bene, che si mise a fare il gruppo dei senatori, parliamo con un gruppo di 8, poi diciamo che agli altri glielo riferiamo. Il calcio è uno sport di gruppo e lo è sempre stato. Ci sono allenatori che invece lo considerano uno sport di gruppetti. Vogliono far così, fanno così. Carissimo Lukaku, io mi auguro che il Belgio vinca tutte le partite possibili, per amor di Dio. A me frega poco di ciò che può fare il Belgio, ma mi auguro che comunque metta in condizione anche il calciatore del Napoli di potersi esprimere al meglio e di non ridarcelo poi scontento e sfiduciato perché poi deve ripassare sotto la mano di Conte che deve riportare l'asticella a livello mentale dove deve stare e quindi era questa la situazione col Belgio che volevo condividere con voi. Concludiamo con l'Italia. Allora, io volevo fare solo pochissime considerazioni. Hai un centrale da schierare, che è il miglior centrale del campionato, per quanto mi riguarda, e lo tieni in panchina. Perché? Perché deve giocare Di Lorenzo nei tre di difesa. Ma se tu hai Buongiorno seduto, dico io, no? Ma non puoi fare Bastoni, Buongiorno, Calafiori. E poi
metteresti anche a Bastoni e Calafiori dove devono stare, caratteristiche per spingere da Braccetti, e invece no. Ci si deve soffermare su questa situazione, Politano esterna, Di Lorenzo a destra in difesa. È andata anche bene, almeno per quello che ho visto, è andata anche bene sulla catena di destra, perché c'è un signor Barella che, diciamo, per quanto riguarda fiato, per quanto riguarda la corsa, per quanto riguarda andarci sempre su qualsiasi pallone, non è secondo a nessuno, quindi diciamo che ha funzionato un tantino la catena di destra. A sinistra non ne parliamo proprio, perché di là c'era un Raspadori molto largo. Io sono andato anche a riguardarmi le hitmap e non sono per niente uguali a ciò che viene fatto a Napoli. Che poi, se vogliamo, diciamo, a livello numerico confrontare due moduli, quelli sono: Raspadori doveva giocare dietro la punta, ma molto più esterno, con Spalletti e molto più dietro per quanto riguarda le zone che poi si colorano di arancione nelle hitmaps, così come Politano, se andiamo a rivedere la hitmaps di Politano di ieri, è un terzino, ha fatto il terzino. È vero che hai dovuto comunque tener botta a una Germania che è molto più forte dell'Italia, però qualche scelta azzardata c'è stata dal punto di vista dell'11 titolare. Appunto, io sono contento che non l'hai schierato, che comunque si riposa, sta tranquillo, non rischia niente, buongiorno, che ci serve fino a fine campionato. Però se tu vuoi schierare questa difesa a 3, hai anche una signora difesa con Bastoni, Buongiorno e Calafiori. Calafiori che poi si è infortunato, non ho letto cosa è successo e cosa si è fatto, se è una cosa grave, però per caratteristiche tecniche Calafiori sta facendo un grandissimo campionato in Premier, e non voglio dire si è preso l'Arsenal sulle spalle, perché è troppo, però molto molto stimato. Se non vado errato, Arteta disse: non c'è problema, se si fa male qualche attaccante schiero Calafiori lì davanti, perché poi si fidano tantissimo del calciatore, e io sono contentissimo per lui, per amor di Dio. E poi hai Bastoni dall'altra parte che, invece di tenerlo soprattutto in mezzo alla difesa, a dover comandare altri compiti, ha il centrale di una difesa a 3, ci puoi mettere a Buongiorno lì, che comunque a livello dei piedi non è Bastoni. Con questo non sto dicendo che Buongiorno è scarsissimo, però i piedi di Bastoni e i piedi di Calafiori non sono sicuramente i piedi di Buongiorno. Poi può darsi che Buongiorno migliori, per amor di Dio, però in fase di impostazione secondo me avresti avuto una difesa molto ma molto più competitiva. Speriamo che ce li rimandate così come ve li abbiamo dati, anzi Rachmani, visto che ve l'abbiamo dato affaticato, rimandatecelo dietro, ancora meglio. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.